Quando torno a Napoli sono una delle cose che devo obbligatoriamente assaggiare per prima. Piccoli e sofficissimi bocconcini di pasta brioche farciti con crema al latte e ricotta. Mamma che buoni, ti faccio vedere come si preparano i fiocchi di neve. Si comincia! Cominciamo subito con l'impasto della pasta brioche. Metto a sciogliere il lievito nel latte. Questo qui è lievito fresco, ma se preferisci puoi usare anche quello disidratato. Il rapporto è di circa 1 grammo di lievito secco ogni 3,5 grammi di quello fresco. Con una forchetta inizio a stemperarlo per bene, nel latte che è a temperatura ambiente. Lievito sciolto, nella planetaria subito le farine, quella 00, poi quella Manitoba. Aggiungo anche lo zucchero, i semi di vaniglia e infine il latte. Dentro il gancio e lascio lavorare a velocità medio-bassa per un paio di minuti. L'impasto si è incordato e adesso posso aggiungere il burro, anche questo a temperatura ambiente, un pezzetto alla volta. Impasto nuovamente incordato, è il momento di aggiungere il sale, dopodiché lascerò lavorare il tutto per 5 minuti. Ecco pronto l'impasto. Spolverizzo il bancone con la farina, ancora un po' di farina sulle dita e poi lo stacco. Adesso lo perliamo. Ecco pronto, trasferisco in una ciotola, copro con pellicola e adesso l'impasto finisce a lievitare a temperatura ambiente, circa 25-26 gradi, per 1 ora e mezza. Non raddoppierà di volume, ma crescerà soltanto un po'. L'impasto è ormai lievitato, quindi posso formare le piccole palline. Strapperò 28 pezzetti da circa 30 grammi l'uno e poi andranno pirlati e ti faccio vedere come si fa. Puoi lavorare o sul bancone o se preferisci tra le mani, il risultato sarà lo stesso. E man mano le dispongo su una leccarda che ho già foderato con carta forno. Calcola che su questa placca qui ce ne staranno circa 16. E adesso le sfere sono pronte per tornare a lievitare, per circa 1 ora e mezza a 25-26 gradi, coperte con pellicola. Nel frattempo io posso preparare la crema, anzi in realtà sono 2 creme che dobbiamo preparare, quella di ricotta e quella di latte, e cominciamo proprio con quella di ricotta. Poi lo zucchero a velo e la scorza di limone. Una bella frusta e mescoliamo il tutto. È il momento di aggiungere la panna montata, lo farò in 2 volte, la prima mi servirà per stemperare e la seconda per alleggerire. Delicatamente con movimenti dal basso verso l'alto. Copro con pellicola trasparente e lascio riposare in frigorifero. E ora occupiamoci della crema al latte. Pentolino sulla piastra e dentro il latte. Accendo a temperatura medio-bassa così lo faccio riscaldare. Aggiungo anche lo zucchero e poi mi aiuto con una frusta per farlo sciogliere. Posso aggiungere il miele, i semi di vaniglia, continuo a mescolare senza portare a bollore, dopodiché aggiungerò l'amido di mais. Mescola di continuo così non formerai grumi, E a questo punto la nostra crema deve cuocere per qualche minuto o fin quando non si sarà addensata. Crema pronta, spegniamo e trasferiamo subito in una ciotola bassa e larga. Adesso la copro con pellicola trasparente e la lascio raffreddare prima a temperatura ambiente, dopodiché in frigorifero.
Le creme sono ben raffreddate, adesso è il momento di unirle insieme. Do una breve mescolata a quella al latte e poi la unisco a quella di ricotta. Misceliamo dal basso verso l'alto. Copro con pellicola e lascio in frigorifero fino al momento di utilizzarla. Le briochine sono finalmente lievitate, è il momento di spennellarle con tuorlo e latte. Utilizza poco liquido, altrimenti formerai l'effetto frittatina sul fondo dei nostri fiocchi di neve. I paninetti finiscono in forno già caldo a 180 gradi per circa 18 minuti. Le nostre briochine sono finalmente cotte, adesso si stanno intiepidendo, quindi vuol dire che è arrivato il momento di forarle con una bocchetta stretta e lunga e di farcirle con la crema, che ho già trasferito in una sac à poche. E continuo così con tutte le altre. Ultimo tocco, zucchero a velo. La consistenza è praticamente perfetta, morbide e buone come... non so descrivertelo neanche io. Sai che cosa manca? Una bella passeggiata per via Toledo, superando il plebiscito e arrivando fino al mare. Questa ricetta ti ha messo nostalgia? Cucinala anche tu e poi fammi sapere.